Ciao e bentornato sul canale. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con un video che riguardava i diportisti che avevano la barca al seguito sul carrello. Puoi trovare qui sopra da qualche parte il link per poterlo rivedere se te lo fossi perso. Oggi vorremmo affrontare un argomento del tutto differente, e cioè l'ormeggio per diportisti evoluti, coloro che o per le dimensioni della barca o perché vorrebbero la barca in mare tutto l'anno sono costretti a rivolgersi a strutture ben più attrezzate. Ricordiamo anche che i residenti sono coloro che spesso hanno comunque la necessità di tenere la barca in mare tutto l'anno. Le marine all'Elba sono sostanzialmente 6. Scrivete nei commenti se vi interessa avere dei riferimenti più precisi da esplicitare in un video ad hoc. Quasi tutte però hanno la possibilità di prenotare online. Ho adottato la stessa metodica del video precedente. In altri termini, ho condotto delle interviste su un utente residente e su uno degli amministratori del comune di Portoferraio. Cominciamo. Ciao, siamo qui con Gerardo Arnaldi, elbano da generazioni, che ci racconterà un po' la sua esperienza riguardo le possibilità di ormeggio per un residente a Portoferraio o comunque per un residente all'isola d'Elba. Allora Jerry, cosa ci racconti a proposito? Tu hai una barca, no? Sì, una barca di 6 metri, fortunatamente non ho necessità di ormeggiarla presso strutture private, perché ho un accordo con uno che ha una concessione e mi dà gratuitamente. Ti ospita, insomma? Sì, mi ospita. Ma ti ospita tutto l'anno? Sì, tutto l'anno. Adesso, se tu non avessi queste conoscenze, cioè il classico modo di procedere all'italiana, come potresti fare per gestire la tua barca? Sarebbe un po' problematico, perché la mia barca intanto è una barca di 6 metri e quindi negli ormeggi che il comune fece 20-25 anni fa, ora vado un po' a memoria, e sarebbe troppo lunga e sarebbe anche troppo larga, perché il massimo è 2 metri di larghezza e la mia barca è 2,40 metri, quindi non rientrerebbe. E quindi l'alternativa sarebbe affiliarsi a un circolo nautico oppure a un cantiere. Però i cantieri costano parecchio. I cantieri per una barca di 6 metri vogliono, mi sembra, 180 euro al mese nei periodi invernali, a salire da maggio fino a settembre, fino a cifre che vanno quasi a sfiorare i 1.000 euro al mese luglio-agosto. Quindi il comune ha fatto qualcosa per voi residenti? Il comune l'ultima volta che ha fatto qualcosa è stato quando ha fatto gli approdi in Darsena, davanti Capitaneria per chi la conosce, però a parte le misure che sono solo per barchettine molto piccole e quindi per gente che pesca in zona, e poi è scomodissimo anche arrivarci, perché non ci sono parcheggi, i parcheggi che ci sono a pagamento e il comune adesso ci sono appena state le elezioni, speriamo che cambi qualcosa, ma il comune cosa dovrebbe fare alla fine della fiera? Allora, il comune avrebbe delle possibilità del tipo: esiste una località chiamata San Giovanni dove esiste già un pontile di una società, gli Amici di San Giovanni mi sembra si chiami, e lì potrebbe ristrutturare la diga foranea che serviva per proteggere le spiagge e poi ampliare i posti barca per i residenti, ma non affidarli a un privato, perché il privato giustamente arriva a fine anno. Non è un'azienda di mutuo soccorso. No,
capito? E quindi dovrebbe essere il comune che, visto che c'è già un approdo e ci sarebbe la possibilità di poter sfruttare il famoso molo del Chicchero, che attualmente è in concessione, però Inutilizzato. è utilizzato solo per quei 20 metri di molo che c'era per l'ormeggio dell'imbarcazione chiamata Chicchero, e aumentando la diga e riportandola come era una volta, lì sarebbe un posto protetto e potrebbe essere sfruttato per appunto dare un approdo ai residenti. In più c'è un grande parcheggio, anche se sterrato, però ci sarebbe la possibilità di avere il parcheggio, ci sarebbe la possibilità di avere gli ormeggi, ma purtroppo non c'è iniziativa in tal senso, perché non so, forse non c'è interesse, non conviene, non c'è soldi forse, perché i comuni ultimamente negli ultimi anni non è che hanno tutte queste risorse per Sì, poter sarebbe fare. però a parer mio un investimento, no? Perché in parte i residenti, in larga parte i turisti si troverebbero una comodità non indifferente in praticamente tutti i periodi dell'anno, e quindi favorirebbe il turismo nei confronti dell'Elba al di fuori del periodo clou, insomma, quello che penso io. Ma vediamo ora qual è la posizione dell'amministrazione di Portoferraio. Siamo qui con il vice sindaco Claudio De Santi, recentissimamente entrato in carica con la nuova amministrazione scaturita dalle elezioni scorse, e con lui facciamo una chiacchierata riguardo la situazione dei posti barca nell'ambito del comune di Portoferraio. Buongiorno signor vice sindaco. Buongiorno a lei. Se lei ci potesse illustrare come fa un diportista, anche per sommi capi, anche notizie banali, ma non sono banali per tutti, come fa un diportista, dicevo, a arrivare col proprio natante a Portoferraio e a trovare un posto barca? Allora, a Portoferraio c'è la situazione della Calata, che è un impianto storico che risale a Cosimo dei Medici, ed è un grande porto perché è un porto sicuro, veramente sicuro, come non ce ne sono in Italia. Il comune gestisce una società in house che è la Cosimo dei Medici, che ha queste strutture in gestione e in attività. La cosa funziona molto bene, sono circa 70 posti barca, più o meno grossi, ma si arriva anche a impianti di barche da 40-50 metri che possono attraccare nella parte, diciamo, più entroterra, e quindi la nautica sotto questo aspetto a Portoferraio è abbastanza tutelata, un po' meno nel resto dell'Elba, perché lei sa che lì scarseggia tutto, se non a Portazzurro, dove c'è un'attività abbastanza consistente. Come possessore di una barca e uscendo dall'ormeggio, io vedo sempre, soprattutto in alta stagione, numerose barche ormeggiate in rada. Lì c'è un vincolo attuale che deve essere regolamentato, ed è regolamentato attualmente dalla Capitaneria di Porto, perché sono stati calati dei cavi importanti che hanno una distanza minima di ormeggio per ragioni di sicurezza e che devono essere regolamentati. Proprio fra poco, insieme al sindaco, dobbiamo incontrarci con la società Terna per vedere se è possibile impiantare un campo boe consistente nella rada di Portoferraio, anche perché la rada di Portoferraio, come lei sa, è una sicurezza per la navigazione nel momento in cui ci fossero eventi meteo marini avversi. Quindi il comune di Portoferraio ha in animo
comunque di prendere in considerazione questo tipo di aspetto. Assolutamente sì. E progetti futuri a questo riguardo? Progetti futuri possono essere la riorganizzazione sempre della Rada, si spera anche nella partecipazione dei privati e dell'ampliamento delle strutture che ci sono di natura privata nella baia di Portoferraio, e si spera in un prossimo futuro di avere ulteriori ampliamenti che sono già previsti da un piano importante. Si chiama Waterfront. Bellissimo. Sempre a questo riguardo, io, siccome sono oltre 30 anni che vengo all'Elba, ho avuto modo di parlare con residenti, possessori di barche, che lamentavano come per esempio, che segnalavano come per esempio San Giovanni potesse essere diciamo riassettato in questi termini. Ma San Giovanni è una vecchia storia che parte da lontano, da quasi 20 anni ormai, in cui si doveva, della vecchia legge Burlando se non erro, si doveva creare un porto. Le amministrazioni non l'hanno di fatto voluto, soprattutto l'ultima, e di conseguenza è fermo in questa vicenda. Bene, io la ringrazio signor Vice Sindaco soprattutto del tempo che ci ha voluto dedicare e si figuri. Speriamo doveroso per le poche notizie che le ho potuto dare e che saranno in itinere incrementate e implementate dall'attuale amministrazione. Casomai faremo una seconda puntata nel momento in cui l'amministrazione vorrà prendere in considerazione questo problema, anche perché capisco che al momento attuale tra sanità, scuola, lavoro, i problemi e trasporti, i problemi sono... Anche se la nautica riveste un argomento molto importante dal punto di vista economico, urbano, isolano, certo. Come La ringrazio. Grazie a lei. L'Elba rimane una meta incantevole, nonostante le difficoltà legate all'ormeggio. Con un po' di organizzazione, prudenza e rispetto per l'ambiente, soprattutto rispetto per l'ambiente, è possibile vivere un'esperienza indimenticabile in questo paradiso del Mediterraneo. Navigate in modo responsabile e rispettate l'ambiente marino se volete continuare a godere di questi panorami. Mi raccomando, no rifiuti in mare. Ormeggiate la barca in modo da non danneggiare i fondali. Grazie per aver seguito questo video e se avete esperienze da condividere o consigli da aggiungere, lasciate un commento qui sotto. Se ti è stato utile il video, iscriviti al canale, lascia un like e condividi il video. Alla prossima!